Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati! Oggi vi presento una ricetta natalizia tipica della Calabria. I petrali. Delle mezzelune di pasta frolla sofficissima con all'interno un ripieno a base di fichi, cioccolato, caffè e frutta secca. Iniziamo preparando la frolla. Ci occorre 1 chilo di farina, 4 uova, 400 g di zucchero, una bustina di lievito, 500 g di burro, un cucchiaino di sale, vaniglia, scorza di limone e di arancia. Iniziamo setacciando la farina e il lievito per dolci. Poi possiamo decidere se impastare a mano oppure utilizzando una planetaria. In questo caso andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti nella ciotola tranne la farina. Mettiamo la foglia e iniziamo ad impastare. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, possiamo aggiungere la farina e il lievito setacciati. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel like a questo video e a iscrivervi se ancora non siete iscritti. Conoscevate questa ricetta? Fatemelo sapere qua giù nei commenti. Qual è la ricetta tipica, dolce, della vostra città? Bene, adesso lasciamo impastare per circa un minutino, fino a che avremo ottenuto un impasto liscio che non appiccica. La nostra pasta frolla è pronta. È davvero molto morbida, però non è appiccicosa. Come vedete non si appiccica alle mani, quindi è perfetta. Ho disposto sul tavolo 2 strisce di pellicola alimentare. Divido la pasta frolla in 2 panetti. La appiattisco con le mani fino a realizzare un quadrato. In questo modo la pasta frolla si raffredderà molto prima rispetto a se facessimo una palla. Lasciamo riposare 30 minuti in freezer. Adesso ci concentriamo sul ripieno. Avremo bisogno di 400 g di caffè, 100 g di cioccolato, 150 g di mandorle, 150 g di noci, 150 g di miele, 80 g di canditi, di arancia e di cedro, cannella, chiodi di garofano macinati, 100 g di uva passa e 400 g di fichi secchi. Iniziamo preparando i fichi. Dobbiamo tirare via il peduncolo, che è questa parte più dura. Dopodiché con il coltello li tagliamo a pezzetti. Tritiamo al coltello oppure utilizzando un mixer da cucina anche le noci e le mandorle. Da qualche anno a questa parte molte pasticcerie preparano il ripieno dei petrali frullando tutti gli ingredienti e ottenendo una specie di confettura. A noi invece in famiglia piace lasciare tutto a pezzettini, in questo modo è davvero molto più gustoso, poi ovviamente dipende dai gusti.
Dopo aver preparato tutti gli ingredienti, prendiamo una pentola capiente, versiamo il caffè, il cioccolato, l'uva passa, che ho fatto ammorbidire in acqua per circa un'oretta, aggiungiamo anche la cannella, i chiodi di garofano macinati. Se li trovate interi potete macinarli voi stessi utilizzando un buon mixer oppure un macinacaffè. Aggiungiamo anche la frutta candita. Aggiungiamo anche il miele, anche se non si vede in questo passaggio. Poi aggiungiamo i fichi secchi e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Alla fine aggiungiamo anche la frutta secca. Per tradizione questo ripieno va fatto raffreddare e riposare una notte in frigorifero. Se invece volete preparare la preparazione in giornata perché non avete molto tempo, fate raffreddare il ripieno e dopo andate a farcire i vostri biscottini. Insomma, secondo me non cambia molto. Poi è tutta una questione di scelte. Riprendiamo la pasta frolla, la stendiamo abbastanza sottile ma non troppo e poi andiamo a coppare dei dischetti di circa 6 cm di diametro. Farciamo la nostra pasta frolla, basterà un cucchiaino di impasto e dopo, prendendo il disco in mano, andiamo a chiudere le estremità formando questa mezzaluna, che è proprio la forma tipica dei petrali. Come vedete, la pasta frolla è davvero perfetta e non si rompe perché è elastica. L'importante per la riuscita della ricetta è seguire bene le grammature della pasta frolla e naturalmente anche le tempistiche. Quindi la lasciate riposare 20-30 minuti in congelatore oppure un'oretta o un'oretta e mezza in frigorifero, sempre in base al tempo che avete a disposizione. Se volete farli per i bambini, potete farcirli semplicemente con la Nutella o con la confettura, sono davvero speciali. Bene, una volta che avremo completato tutti i nostri petrali, li spennelliamo con uovo sbattuto. Abbondantemente. Verranno belli lucidi e soprattutto adesso andremo ad attaccare anche le palline colorate, chiamate anche diavoletti. Eccoli qui. Hanno già un aspetto più bello e più festivo. Per quanto riguarda la cottura, dobbiamo infornarli in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. E voilà, i nostri petrali sono pronti per essere serviti. È una ricetta calabrese, però se vi va potete provarla anche se siete di un'altra città, perché provare nuove ricette è sempre una bellissima esperienza. Cosa ne pensate? Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un bel like a questo video, commentate e se non siete iscritti, iscrivetevi e unitevi a questa meravigliosa famiglia di appassionati cuochini e cuochine.
Guardate l'interno, è davvero golosissimo. Bene, vi mando un bacione e ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao e grazie per aver guardato questo video.